Bene, ci siamo, stiamo registrando, inizia oggi, 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, questa serie di conversazioni, di chiacchiere tra amici, intitolata Comizi di quarantena, una pseudo seria indagine che va ad investigare persone di un range d'età compresa tra i 20 e i 40 anni per vedere come stanno vivendo l'emergenza del coronavirus e quali sono le loro idee in merito a tale emergenza. Oggi abbiamo con noi Mauro Pocobelli. Buona Pasqua Mauro, come va? Buona Come Pasqua stai? anche a te. Buona Pasqua anche a te. Iniziamo con lui. È un inizio simbolico ovviamente perché oggi siamo a Milano, quello che è stato un po' il centro da dove tutto è cominciato in Europa, questa emergenza del coronavirus. Allora, Mauro, ovviamente noi ci conosciamo, siamo amici, però devo presentarti alle persone che guarderanno questo video. Nome e cognome Mauro Pocopelli, poi chiedo a te età, dove sei nato, che origini hai, se ce lo puoi raccontare. Ho 30 anni, e ne faccio 31 a novembre. Sono nato nella provincia di Vicenza e adesso insomma, lavoro da luglio dell'anno scorso a Milano. E, niente, E quindi e diciamo, quindi sta a Milano, poi magari andremo per gradi. Allora, nasci quindi nella provincia di Vicenza, i tuoi genitori sono residenti tuttora lì, penso. Sì, sì, adesso sono, diciamo, anche loro in quarantena, ovviamente, il- in questo, insomma, e- in questa, vabbè, Questa emergenza. sì, esatto, questa emergenza e niente, cioè, Altra domanda, diciamo hai che- fratelli e sorelle? Sì, cioè adesso ho un fratello in Russia, a Mosca, e mia sorella invece che è sempre a Saronno, che è un paesino qui vicino a Qui, Milano. vicino a Milano. E E diciamo sì, che la situazione è più o meno uguale anche da loro. In Russia diciamo che l'epidemia è iniziata un po' dopo e quindi diciamo tengono una linea un po' più morbida rispetto qui a Milano, dove invece insomma, cioè il lockdown è un po' insomma, più duro, sì, è un po' po'. più duro, insomma, soprattutto adesso in questo periodo di Pasqua e Pasquetta, insomma, cioè, sono un po' più di controlli. Allora, innanzitutto, che percorso di studi hai fatto? Io diciamo che ho avuto un percorso artistico alle superiori, poi ho fatto la triennale al Politecnico di Milano e la specialistica a Venezia, sempre in design della comunicazione. Quindi ho questo, diciamo, sempre continuato questo mio percorso creativo, ecco. E, Finiti gli studi, avevi iniziato a lavorare in Italia? Avevi avuto esperienze lavorative in Italia? in realtà ho avuto cioè ho avuto diciamo esperienze come freelance in Italia, però poi diciamo dopo l'università mi sono subito trasferito in Irlanda. Quindi E, già parliamo, quindi arriviamo sveliamo le carte su come ci conosciamo. Un giorno esatto. decidi di andare in Irlanda. Sì, dopo l'università fare questo viaggio un po' per staccare, un po' per migliorare il mio inglese e fare un'esperienza, diciamo, all'estero. Qui ho conosciuto appunto Michele. Hai conosciuto me, ovviamente frequentando amicizie in comune, delle feste. Oh, la cosa curiosa è che noi ce l'avevamo già detto che tu sei andato in Irlanda quanto tempo fa, più o meno? Ricordi che periodo era? Nel 2016 ho fatto, diciamo, quindi 4 anni fa. Nel giugno del 2016, che periodo era, scusa?
Sì, giugno 2016. Sì, sì, sì. Che io ricordo che tornavo da una vacanza, da un periodo in Italia, e prendemmo lo stesso autobus per venire dall'aeroporto al centro della città, però ai tempi non ci conoscevamo e io te l'avevo già detto, mi ricordavo di te di questo viaggio. Forse addirittura lo stesso volo da Bergamo. Sicuro? Perché Sì, era il 2 giugno e c'era questo volo low cost praticamente, non so, 40 euro di volo. Cioè, no, non adesso vabbè, questo comunque non lo io mi ricordo ricordo, questa cosa. però sicuramente, Tu hai sicuramente. preso più voli, tu hai preso molti più voli, te li sei dimenticati. Eh sì, forse è vero che ormai non mi ricordo da dove parto e da dove arrivo. E quindi lì inizia questa nostra amicizia, accomunati da due passioni. La prima, ovviamente, quella che hanno tutti i maschietti, diciamo, ovviamente una battuta. La seconda è quella per il calcio e per l'Inter. Così noi ci conosciamo, iniziamo a vedere le partite insieme e possiamo dire anche che forse è anche la scusa per rimanere in contatto, perché commentando finite le partite, adesso che tu sei in Italia, io sono qui in Irlanda, eh, ci teniamo in contatto, ci teniamo aggiornati sulle nostre vite. E mi piace dire questa cosa perché se è vero come è vero quello che si sta dicendo, che il coronavirus esplode a febbraio, oh, l'emergenza e tutto, ma era già in circolo in Europa e in Italia anche prima di Natale, noi eravamo allo stadio proprio il 23 di dicembre, mi pare, per vedere una partita. Io tornavo per le vacanze di Natale, mi ero fermato lì a Milano proprio per incontrarti e andare a vedere questa partita insieme. Quindi viene quasi da pensare come aver sfiorato il rischio inconsapevolmente, non sapere che il virus poteva circolare tra noi proprio in un diciamo, ambiente dove si riunivano tante persone come lo stadio. Sì, cioè. Com'è stata la tua esperienza in Irlanda? Beh, è stata sicura, cioè io la ricordo in modo molto positivo. Forse magari verso la fine un po' mi ero stufato, però ancora oggi ho dei bellissimi ricordi. Vorrei tanto tornare così a rivivere un po' Un po' di il weekend nostalgia. o una settimana così a rivedere un po' Cork, un po' quello spirito così spensierato, tipico dell'Irlanda. Tu, E, tu rimani in Irlanda per quanto tempo? e 3 anni, sì. 2 anni, quasi 3 anni, diciamo. Cioè, Poi fai un incontro in Irlanda, dobbiamo dirlo. Ahimè, non sono io la persona più importante per te in Irlanda, perché conosci quella che è attualmente la tua ragazza, che si chiama Valerie. sì, esatto, sì, ho conosciuto Valerie, diciamo, dopo 3-4 mesi che ero in Irlanda, ho conosciuto lei e sono ancora insieme da allora. E E iniziate, adesso, tra l'altro, adesso lei, tra l'altro, vive a Biella, tra quindi è l'altro perché stato, voi beh, vive a decidete, Biella nel senso, durante la quarantena è appunto tornata a casa, a Biella, e perché appunto, voi tornate in Italia insieme. esatto. Diciamo che Decidete, abbiamo fatto, cioè io ho conosciuto Valerie dopo 3-4 mesi che ero in Irlanda. Abbiamo fatto dopo pochi mesi abbiamo deciso di convivere, quindi sì. abbiamo convissuto diciamo 2 anni in Irlanda, poi siamo tornati in Italia per questioni, lei voleva iniziare l'università, io più per questioni lavorative e io ho iniziato a lavorare a Verona appena tornato in Italia e lei invece ha iniziato a studiare a Parma, quindi Ok, da vivere insieme a eh, relazione a bravissimo. distanza. Poi io, dopo 1 anno e mezzo, ho trovato lavoro a Milano, mi sono trasferito a Milano e niente, adesso
quindi sempre un po' sempre in relazione a distanza, e poi adesso con la quarantena, insomma, ci vediamo ancora meno. Ormai, da Sì, sì. quant'è che... no, Eh, aspetta, non voglio anticipare perché c'è anche un episodio curioso che tu mi avevi raccontato che secondo me è significativo. Comunque, diciamo, avevi questa vita progettuale, cioè con l'idea, sì, stiamo distanti, non ci vediamo sempre tutti i giorni, però era una vita mirata al riunirsi, cioè tu trovi lavoro a Milano, lei studiava a Parma, stava finendo l'università, quindi c'era anche un progetto poi di andare a vivere insieme, cercare No, no, esatto, esatto. Cioè, il discorso è che, cioè, dopo questo periodo di università si ritrovava una soluzione per vivere insieme. Forse già la specialistica verrà a Milano, quindi forse già, diciamo, il prossimo autunno potremmo tornare a vivere insieme. Ecco, tu quello è un po' già il progetto, diciamo così. Altrimenti, se vorrà fare specialistica da un'altra parte, si aspetterà appunto dopo la specialistica. Quindi, insomma, comunque, diciamo, dopo l'università l'idea è quella di... l'idea era quella, il progetto. Sì. Diciamo rapidamente che lavoro fai a Milano, sveliamolo. Ma niente, io sono un grafico al Sole 24 Ore, che è il principale giornale di finanza italiano. Questo lo dico magari per chi non è Non lo conosce. italiano e non lo conosce. E niente, quindi adesso, tra l'altro, fortunatamente, dovendo lavorare per lo più col computer, adesso stiamo facendo smart working, quindi lavorando da casa, insomma, con tutti i programmi necessari, quindi Google Meet per insomma, i meeting online, oppure insomma, Dropbox per passarsi i file, insomma, abbastanza collaudato, quindi lavoro a casa, ho più tempo per fare sicuramente più tempo rispetto a quando andavo in ufficio, quindi il lato positivo è quello, però per il resto diciamo che Bisogna stare a casa, questo è un po' il bisogna stare a problema. casa, quindi E sicuramente... l'episodio curioso che volevo raccontare è che l'emergenza con Codogno e Voe Ugano nasce il 21 febbraio, diventa nota il 21 febbraio con l'isolamento di Codogno e Voe Ugano. Tra l'altro, quant'è distante Voe Ugano? Non so neanche se lo sto pronunciando bene come nome, però quant'è Vo è Euganeo, quindi giusto. quant'è distante da dove vivono i tuoi? Stiamo parlando di 5-6 chilometri in linea d'aria, cioè veramente vicinissimo. Molto vicino. Però sono due Eh, province diverse. esatto, esatto, perché io abito, diciamo così, in un paesino tra la provincia di Enza e Padova, quindi un po' in quell'incrocio lì. E fatalità, Vo è nella provincia per un nulla, è un La paesino provincia di... confinante con la provincia di Vicenza e quella di Padova. Quindi, E tra l'altro un caso, quindi ecco l'episodio, il 7 marzo tutta la Lombardia viene dichiarata zona rossa, il Premier Conte fa questa conferenza in cui annuncia che non si potrà né uscire né entrare in Lombardia a Milano e c'è questa fuga nella notte di tante persone che si riversano nella stazione centrale di Milano per prendere il treno per fuggire, la famosa fuga al sud. In tutto questo invece c'eri tu, che in quel momento eri a Biella con Valerie, con la tua ragazza, e in fretta e furia sei dovuto correre alla stazione per rientrare a Milano, per non rimanere chiuso fuori. È vero? È successo questo? sì, esatto, è successa questa cosa qui e niente, non so come mai, cioè, forse potevo anche rimanere a Biella, però in quel momento, non lo so, mi sembrava
giusto tornare a Milano per non Sì, rimanere bloccato fuori, perché avevo la casa qui, le mie cose qui, poi magari il giorno dopo dovevo tornare in ufficio, non sapevo, cioè era un po' una situazione un po' che non, cioè se ero a Milano ero più tranquillo, tra virgolette, nonostante fosse una zona rossa, però sapevo che avevo meno problemi. Magari se ero bloccato a Biella, non lo so se poi avevi, non so se poi con il lavoro potevano esserci problemi o altro, quindi insomma ho quindi preferito così. Tra situazione di l'altro quando grande... sono... Sì, sì, No, no, continua. no, nel senso quando poi sono rientrato, tra l'altro, era tardi, sono le 11:30, così, e la stazione era praticamente, cioè mi ricordo che era, la stazione era vuota, c'era l'esercito davanti alla stazione e anche rientrando sopra l'autobus, cioè era un po' una situazione, sì, da città era già svuotata, nel senso non c'erano macchine, non c'era traffico, non c'era niente. E poi c'era mi ricordo esercito e polizia dappertutto praticamente, cioè era abbastanza, anche se poi era una situazione in cui non ti fermavano, non ti chiedevano, cioè non è come adesso, era ancora una situazione di... Diciamo che è stato quello il primo segnale, la prima immagine che ti ha fatto capire, ok, qua sta succedendo veramente qualcosa che non si risolverà in 2 o 3 giorni con 2 o 3 Io manovre. prima di quel giorno ero relativamente tranquillo, cioè nel senso, sì, ok, c'è questo virus, laviamoci le mani, cerchiamo di mantenere le distanze. Andavo in ufficio, avevo una vita abbastanza normale con un po' più di accortezze su certe cose. E dopo quel decreto lì è cambiato tutto, perché cioè, nel senso la gente ha iniziato a lavorare da casa, le strade si sono svuotate, non usciva più nessuno, e poi il discorso soprattutto che se esci ti beccano, che non hai un motivo valido per essere uscito, oltre alla multa è anche una- cioè è un reato penale, quindi insomma cioè, è Sì, molto rischi. grave. Quindi, insomma, quello sicuramente ha inciso. Poi ovviamente anche il senso civico, insomma, quindi, però sì, diciamo che quel decreto lì è stato quello più che ha fatto secondo me scattare proprio il cambio di vita che stiamo adesso vivendo tutti quanti. Insomma, cioè. La situazione com'è adesso a Milano? Tu tra l'altro vivi con dei coinquilini in casa, Vivo con due coinquilini, uno spagnolo e un altro di Benevento. Oggi abbiamo fatto anche un pranzo insieme, ovviamente. un po' la Pasqua insieme, almeno adesso anche stasera ceneremo insieme, ci guardiamo un film, ci facciamo un po' di compagnia per non impazzire e niente, dai, la situazione è questa. Diciamo che tra l'altro questi due, cioè almeno oggi a Pasqua, è particolarmente, Milano è particolarmente silenziosa, quindi tra l'altro ho saputo da degli altri amici di Milano che appunto hanno messo anche i posti di blocco, l'esercito che passava, che insomma c'è un controllo un po' più importante in questi giorni rispetto magari ad altri. Quindi insomma la situazione insomma, è abbastanza, non dico Bloccata, tragica, diciamo. però insomma, una guerra contro un virus, ecco, una E guerra tu, contro... tu generalmente ogni quanto esci? Puoi uscire, esci per fare la spesa? Allora, diciamo che mediamente esco una volta a settimana, diciamo così. Per cioè, anche se cerco di uscire il meno possibile, cioè, però per fare la spesa, insomma,
cerco, perché purtroppo posso solo il sabato, quindi e la domenica, perché poi altri giorni lavoro. E poi il problema grandissimo a Milano è che ci sono delle code lunghissime, quindi o va negli orari più improbabili, quindi non so, ti svegli alle 6:30 e vai alle 7 al supermercato e fai un po' di fila, ma se vai, non so, alle 6:30 di sera al supermercato durante la settimana, dopo che tutti lavorano, dovendoci essere un flusso nei supermercati minore del solito perché devono esserci solo tot persone, eccetera, ovviamente si creano delle file lunghissime perché ovviamente la situazione è questa qua. Cioè, E la tua vita quotidiana invece, cioè come si svolge? Come passi le giornate, anche durante la settimana quando lavori poi? Hai degli orari fissi di lavoro? diciamo che io sono operativo verso le 10 del mattino e quindi vabbè, ultimamente mi sveglio verso le 7:30, 8, con calma, mi alzo, vabbè, faccio colazione, Sì. mi do una sciacquata, insomma cerco di fare un po' di routine, apro la finestra, cioè faccio un po' così e poi devo impegnarmi di più, però cerco di fare anche un po' di esercizi, Sì. soprattutto per la schiena perché sto seduto veramente tantissimo in questo periodo perché non mi muovo, non cammino, cioè, quindi faccio un po' di esercizi e poi niente, inizio a lavorare, poi insomma poi la giornata è lavoro, pranzo e poi La sera pausa stacchi. pranzo, poi torno a lavorare, poi magari alla sera quando stacco eh, leggo oppure mi guardo un telefilm, insomma tanti telefilm anche quello, cioè, ovviamente. E sto cercando per passare del tempo, mi sono fatto dei programmi magari di studio, così mi leggo delle cose, prendo degli appunti, cerco di scrivere, cerco di costruirmi, diciamo così, un po' di... No, non è che sto cercando di costruirmi, sto studiando e sto facendo delle sessioni di studio così per Impiegare, migliorarmi. impiegare il tempo in modo costruttivo, Sì, diciamo. esatto, sto facendo anche un corso online, cioè sto cercando di fare delle cose che magari andando in ufficio farei più fatica. Invece adesso che ho molto più tempo posso fare anche senza stressarmi troppo, ecco, quello è E un la po'... situazione invece dei tuoi genitori, cioè com'è la situazione lì in provincia di Vicenza? Beh, lì diciamo che loro vivono in un paese molto piccolo di 1700 abitanti e la situazione è molto diversa, nel senso, eh, cioè, qua cioè, molto più tranquilla, cioè loro li vedo molto più tranquilli rispetto qui a Milano, e, cioè più che altro sono un po' annoiati, ecco. Eh, Cioè, io mi sento un po' teso qui a Milano, invece loro sono un po' più tranquilli, diciamo. Cioè io sono anche teso perché per me fare la spesa è uno stress, cioè uscire diventa uno stress, cioè il pericolo di contagio è altissimo perché insomma cioè, è una città molto grande, cioè abbastanza grande, eh, quindi insomma poi eh, sempre il problema anche di uscire, che ti fermano, anche quello aumenta poi la tensione e anche il fatto di stare a casa, non muoversi così, anche se fai degli esercizi comunque non è come muoversi, uscire di come casa, uscire, come incontrare gente anche, penso, a vedere incontrare amici. gente, esatto. Cioè, beh, fortunatamente non è la stessa cosa, però alla fine con le videochiamate così un po' parli con qualcuno, il tuo cervello comunque si abitua e si mantiene, diciamo, allenato a interagire con le persone. Ecco, almeno quello
grazie a internet, insomma, senza quello sarebbe, insomma, veramente molto, Se- molto più dura. Ecco. Io, facendoti la prossima domanda, tu mi avevi già accennato che tu avresti potuto tornare a casa dai tuoi, diciamo, in questo periodo, lavorando da casa saresti potuto. Allora io ti chiedo, anche alla luce di questa cosa che mi avevi, poi avevi deciso di non tornare anche, quali sono le più grandi paure che hai in questo momento di emergenza per il coronavirus? Cosa ti spaventa di più? Cosa ti preoccupa di meno? Beh, la cosa che... Allora, il fatto un po'... Beh, allora, il discorso che non sono tornato è perché avevo paura, cioè io a un certo punto potevo tornare a Vicenza dai miei. Non sono tornato perché avevo paura appunto di poter essere, diciamo, positivo al Covid e quindi ho evitato di tornare perché ho detto magari torno e posso Positi- infettare, Positivo e asintomatico, no? C'è quel esatto, poteva discorso. essere, poteva anche essere, oppure magari anche viaggiando in treno potevo essere, capito, contagiato e poi tornavo a casa e mi venivano i sintomi dopo una settimana e poi i miei dopo, cioè, oppure ero asintomatico come hai appena detto tu, cioè, il rischio era abbastanza ridotto con un'età verso i 60 anni, quindi una fascia diciamo che con un rischio di mortalità insomma, più alto sicuramente della fascia nostra, perché insomma siamo sui 30 anni. Quindi ho preferito evitare questo pericolo, anche se i miei poi in realtà hanno insistito che io tornassi, tipo, cioè, sì, torna, dai, facciamo, facciamo. Cioè, quindi ho preferito non andare. Poi, onestamente, più volte ho pensato di, vista la situazione, insomma, di poter essere anch'io positivo e sintomatico, perché un po', soprattutto all'inizio, quando c'erano i contagi, io comunque sono sempre uscito, ho preso anche il tram prima che ci fossero i decreti, eh, e i miei coinquilini anche, insomma, ogni tanto usciamo, facciamo la spesa, torniamo, cioè andiamo fuori a buttare la spazzatura, cioè con tutto quello che, insomma, con i contagi che ci sono a Milano, cioè può essere che ovviamente se non fai il tampone non può essere certo, però ho pensato più volte di essere magari stato già contagiato, però fortunatamente asintomatico, quindi Cioè, da insomma, parte tua, io già noi ne avevamo parlato, cioè, non dico la certezza, però tu la credi il probabilità secondo me è alta, cioè ecco tutto lì, cioè, certezza non posso dirlo, però secondo me c'è diciamo una che buona a te pare, probabilità. pare molto più strano non essere stato contagiato che... Se veramente, cioè, anche vai, non so, cioè, se veramente toccando gli oggetti e tramite quelli può essere contagiato, cioè, veramente mi sembra, cioè, perché uno magari non se ne accorge, ma magari veramente, cioè, tocchi un oggetto, non te ne accorgi, fai così perché ti entra una cosa nell'occhio, cioè, io magari l'ho fatto e non me ne sono accorto, cioè, è una cosa, cioè, sono delle cose abbastanza istintive, cioè. Quindi non lo so, la Quindi io ti certezza non la chiedo, posso avere, però insomma se mi dicono che sono positivo, ecco, non mi stupirebbe, ecco, anche se insomma, spero di no. Ecco, un e po' come andrà a così. finire questa situazione secondo te? Qual è lo sviluppo che prevedi per l'emergenza del coronavirus? Quando si tornerà ad uscire? Cioè, il problema è che è vero che è rallentata, diciamo, l'intensità e comunque la crescita dei contagi, però è sempre vero che 1000 contagi al giorno, più di 1000 contagi al giorno ci sono, quindi
magari per il 2 maggio ci sarà un ulteriore rallentamento, però fino ad arrivare come in Cina che c'è un caso ogni 3 giorni, insomma, sarà lunga, ecco. Quindi sicuramente il 2 maggio, anche per una questione economica, qualcosa riaprirà. Sicuramente riaprirà, ma con tutte le dovute precauzioni, quindi non lo so, cioè, anche lì se riaprono i barbieri, sì, però non più di 3 volte, non so, più di 3 persone alla volta, tutti con la mascherina. Quindi anche lì magari devi chiamare, devi prenotare, se prenoti dopo cioè sicuramente non sarà come prima, ecco. E per arrivare a come prima, secondo me, non so, la fine dell'anno, presumo. Cioè. Anche con quando verrà trovato il vaccino, anche quello pensi che sia Poi dipende sempre, ovviamente, questo se non vengono trovate, diciamo, delle soluzioni. Poi se domani scoprono il vaccino, eccetera, allora è diverso. Però comunque anche lì poi bisogna produrlo, bisogna distribuirlo, quindi comunque passeranno dei mesi. Però quindi sì, cioè, ci vorrà del tempo, quindi graduale, una riapertura graduale, protezioni per lungo tempo, sì, o sì. apertura dei, diciamo, dei piani lavorativi, quindi la possibilità di lavorare per alcune categorie, non per altre, tentare comunque di mantenere sempre le distanze e lo stato d'allarme, diciamo, questa è un po' la tua visione. Invece, come pensi che ti stia cambiando questo virus? Cioè, ci sono dei cambiamenti dentro di te dovuti a questa situazione? Cosa ti manca di più? Cosa hai riscoperto che non ti aspettavi? Beh, diciamo che allora, di positivo è che sicuramente leggo di più, sono ritornato un po' a studiare, sono ritornato a scrivere e questo è sicuramente positivo. Negativo, sicuramente mi sono in qualche modo, cioè, sono diventato più pigro da un punto di vista fisico, cioè mi muovo molto meno, faccio molto, dovrei fare più esercizi così, quindi diciamo, l'obiettivo fino al prossimo, fino a quando non ripotrò uscire, non ripotremo uscire. E, e poi quello che mi manca è, cioè, la serenità, cioè nel senso poter banalmente uscire, farmi una passeggiata e andare al Sempione sotto il sole e essere tranquillo. Cioè, quello proprio è la Che cosa ti più manca di semplice più? che manca di più, perché io tra l'altro ho un'abitudine, cioè io lavoro abbastanza vicino al lavoro, e quindi io da luglio fino ad oggi mi sono svegliato tutte le mattine e mi facevo questi 10 minuti a piedi, andata e ritorno per arrivare all'ufficio. Ed era un momento anche cioè, in cui il mio corpo, non so, dove, cioè, mi manca quel momento lì che è semplicissimo, però era un momento in cui ero tranquillo, ero da solo, facevo la mia camminata, super rilassato, e quindi era un momento spensierato. Ecco. Spensieratezza non l'ho più sentita da- da mesi, ecco, quello è. Pensi che quando poi si ripartirà, si tornerà, diciamo, a una vita abbastanza normale, avrai degli atteggiamenti nei confronti degli altri, nei confronti della tua vita, che prima non avevi, cioè magari un po' più di inquietudine te la porterai dentro, o anche a livello di, diciamo, di precauzioni sanitarie, cioè lavarsi più le mani, o cose anche minime, non per forza grandi Eh, cambiamenti.
allora, ti dirò, quello che credo è che già adesso io praticamente, come penso la maggior parte di noi, sta molto attento a chi si avvicina, tiene le distanze, cioè c'è questa, diciamo così, un po' questa paura ha un po' deformato certi comportamenti, no? Quindi appunto come dicevo, distanze, se vedi uno che tossisce ti allontani un attimo, cioè hai tutti questi atteggiamenti un po' dovuti alla paura. Quindi secondo me anche quando poi si tornerà, diciamo così, a una graduale normalità, un po' per una questione anche di abitudine avuta in questi mesi, sicuramente, non so, mi verrà naturale forse tenere una certa distanza dalle persone, mi verrà naturale magari che se uno tossisce faccio due passi indietro, cioè, mentre prima diciamo che non prestavo neanche attenzione, cioè, così, anche le mani me ne sto lavando tantissimo, prima, cioè, prima me li lavavo quando, diciamo così, Ovviamente meno rispetto, sì, sì, cioè, penso che sia una no- cosa, normali, cioè come tutti, certo. cioè, E ci sono dei progetti che avevi in mente prima che tutto questo iniziasse, che una volta che si potrà uscire di nuovo, o, magari dei progetti che renderai più veloce, accelererai, o altri progetti che invece lascerai perdere nella tua vita, progetti che stavi facendo, anche in riferimento alla tua situazione sentimentale, dico, la tua relazione con Valerie. allora, ti dirò, allora, un progetto, cioè quest'anno mi ero posto due obiettivi, no? Il primo era quello appunto di trovare il tempo di studiare, di migliorarmi, eccetera. E diciamo, questa situazione da quel punto di vista mi aiuta. E E lo il secondo porterai, obiettivo era continuerai a quello appunto portarlo di trovare... avanti? Eh? Continuerai a portarlo avanti? Spero di sì, spero di ritrovare questo tempo anche quando tornerò alla normalità. Tra l'altro ti dirò, secondo me, cioè, chiedere di lavorare a casa diventerà quasi normale. Cioè, io spero di poterlo chiedere e di poterlo fare anche dopo questa situazione. Sicuramente mi farò un mese bello in ufficio e non vorrò più stare a casa quando potrò ritornare, diciamo così, almeno in ufficio, non starò più a casa sicuramente. Però, diciamo, dopo un po', cioè avere la possibilità di lavorare ogni tanto da casa sicuramente sarebbe utile e spero di poterlo chiedere, ecco, quello sì. Mentre per il secondo obiettivo era quello appunto di trovare dopo appunto quando vado in questa laurea e poi inizia la specialistica a settembre a Milano, quindi quello di trovare una casetta con lei qui a Milano. Quindi, insomma, quello per adesso diciamo che è una cosa a cui penserò magari tra un paio tra 2 o 3 mesi, sperando appunto di potermi muovere. Diciamo che Diciamo, il periodo... se già c'era la voglia prima, adesso forse con questa situazione di Esatto. distanza l'aumenta, cioè tante Esatto. volte dovesse succedere ancora qualcosa, almeno stiamo insieme, non so, dimmi tu. Sì. Quindi, cioè, diciamo che insomma, cioè, il periodo in cui è esplosa questa pandemia, diciamo che per quanto riguarda me, sono molto fortunato perché almeno non mi blocca determinate cose che mi ero posto quest'anno, anzi, in qualche modo forse mi sta dando più tempo per fare determinate cose che prima magari non riuscivo a fare. Ecco. Anche per pianificarle un po', Sì, sì, sì. Poi il problema è sempre mantenere la concentrazione, mantenere le- la motivazione, trovare
altri, diciamo così, poi anche delle soluzioni per distrarsi, ecco, quello secondo me è la cosa più difficile, perché sicuramente un mese fa è diverso rispetto a oggi, cioè, quindi, insomma, quello è un po' diciamo la difficoltà. C'è anche un po' di stanchezza, se all'inizio magari non si capivano i tempi, adesso che è passato un po' più di un mese inizia a Sì, essere anche poi un po' stancante. psicologicamente molto dura, perché non è che, cioè, tu hai una data, però poi sai che quella data può essere, diciamo così, solo come, cioè, il decreto doveva finire in questi giorni, invece poi è stato prolungato fino al 2 maggio, quindi nel senso anche questo ovviamente, poi uno se lo immagina, anche se uno si aggiorna e guarda i numeri, se lo può anche immaginare, cioè finché ci sono 1000 contagi al giorno, sicuramente non si può riaprire nulla. Però insomma, bisogna tenere duro, ecco, diciamo. Esatto, stavo pensando proprio questo. Ti faccio l'ultima domanda, Mauro, una domanda diciamo simbolica. Quale sarà la prima cosa che farai quando tutto questo finirà, quando si potrà uscire nuovamente? Beh, farò un bel viaggio per rivedere Valerie, ecco, quello sì. Rivedere Valerie, ecco, quella è la prima cosa che farò. Io Mauro, guarda, abbiamo finito, ti ringrazio per la disponibilità e ti auguro buona fortuna per tutto. Perfetto, grazie mille per l'intervista e spero di rivederti presto. L'obiettivo 2 sei tu, cioè rivederti, ecco. Grazie Mauro, ciao, Seconda cosa che farò è rivedere Michele, ecco. va bene, grazie.